Salve a tutti! In un video precedente ho parlato di questa tipologia di relè, cioè ovvero un relè che funziona ad impulsi, quindi va collegato attraverso un pulsante. Ad ogni pressione del pulsante il relè cambia stato da chiuso a aperto e da aperto a chiuso. Oggi parlerò di questa tipologia di relè, un relè che deve essere sempre alimentato per poter cambiare lo stato dei suoi contatti, ovvero a riposo senza alimentazione, i contatti aperti rimangono aperti e quelli chiusi rimangono chiusi. Alimentando la bobina vengono invertiti gli stati dei contatti, ovvero quelli aperti si chiudono e quelli chiusi si aprono. Quindi, come detto in precedenza, questo tipo di relè non può essere alimentato a impulsi perché rimarrebbe eccitato solo per l'istante in cui viene premuto il pulsante. Anche se questo contattore viene utilizzato molto spesso, quasi sempre, per pilotare i carichi trifase, ho collegato un carico monofase giusto per testimoniarne il funzionamento. Infatti, come possiamo vedere, il neutro va alla lampada, la fase viene interrotta e passa attraverso un contatto normalmente aperto del contattore o relè. Se premo manualmente il relè, infatti la lampada si accende. Ora occupiamoci del circuito di comando. Come detto in precedenza, questo tipo di relè deve essere costantemente alimentato, quindi non può essere alimentato attraverso un pulsante, ma attraverso un interruttore. Collegheremo un capo dell'interruttore su uno dei capi della bobina di comando. Ricordiamoci sempre che nei relè la bobina è contraddistinta con A1 e A2. Un altro capo all'altro capo della bobina e il circuito di comando è completo. Non ci resta che alimentare il tutto. Chiudiamo l'interruttore, il relè si eccita. Apriamo l'interruttore, il relè si diseccita. Attraverso una modifica sul circuito di comando è possibile far assumere a questo relè lo stesso comportamento di questo, ovvero è possibile comandarlo attraverso un pulsante, anzi attraverso due. Qualcuno potrebbe domandarsi perché, ma prima spieghiamo il funzionamento del circuito. Immaginiamo di fornire alimentazione al circuito di comando della bobina. Un capo della bobina, ad esempio A1, risulterà connesso all'alimentazione. L'altro terminale non risulterà alimentato perché la corrente che attraverserà il pulsante di arresto, normalmente chiuso, si fermerà a monte sia del pulsante normalmente aperto di marcia, sia del contatto sempre normalmente aperto deputato all'autoritenuta. Premendo il pulsante di marcia, lo stesso si chiuderà e la corrente potrà raggiungere la bobina eccitando il relè. Contemporaneamente il contatto normalmente aperto utilizzato per l'autoritenuta e comandato dal relè si chiuderà, garantendo, attraverso un secondo ramo, un'alimentazione supplementare alla bobina. Nel frattempo, rilasciando il pulsante di marcia, l'alimentazione non arriverà più alla bobina dallo stesso, ma verrà comunque garantita dal contatto di autoritenuta. Il relè rimarrà eccitato. Premendo il pulsante di arresto, normalmente chiuso, si interromperà l'alimentazione. La corrente, non circolando più nel ramo del contatto di autoritenuta che garantiva l'alimentazione alla bobina, farà aprire di conseguenza anche il suddetto contatto, riportando il circuito nella condizione di partenza, ovvero di riposo. Ok, possiamo procedere con la realizzazione del circuito di comando, come da schema precedente. Quindi abbiamo un pulsante normalmente chiuso, ovvero che quando viene premuto apre il circuito, un pulsante normalmente aperto, il classico pulsante che quando viene premuto chiude il circuito, e altre ispezioni di cavo per completare il cablaggio.
La prima cosa che dobbiamo fare è collegare alla sorgente di alimentazione un capo del pulsante normalmente chiuso che viene prima di tutto su questo cablaggio, come visto dallo schema. Poi collegare all'uscita del pulsante normalmente chiuso un doppio cavo, come sempre da schema precedente. Uno dei due andrà a un contatto normalmente aperto del contattore, che in genere sui contattori il contatto deputato proprio all'autoritenuta è siglato con i numeri 13-14. L'altro capo dell'uscita ha il pulsante normalmente aperto l'uscita del pulsante normalmente aperto andrà collegato a un capo della bobina. Ora il circuito però non è completo, bisogna creare continuità tra il cavo che entra nel contatto dell'autoritenuta, come visto, e il capo che dal pulsante normalmente aperto va appunto alla bobina stessa. Ok, il circuito è completato, non ci rimane che collegare l'altro capo della bobina all'alimentazione e il circuito è completo. Riguardiamo lo schema insieme. Abbiamo l'alimentazione, un capo che va direttamente alla bobina, l'altra alimentazione va sul pulsante normalmente chiuso. All'uscita del pulsante normalmente chiuso abbiamo due cavi, uno che va al pulsante normalmente aperto e l'altro va all'ingresso del contatto dell'autoritenuta. L'uscita del pulsante normalmente aperto va all'altro capo della bobina e l'uscita della ritenuta si collega anch'essa alla bobina. Testiamo il circuito. E come possiamo vedere, il relè che andava comandato con un interruttore viene comandato attraverso i due pulsanti. La domanda è perché utilizzare questo tipo di circuito? I motivi sono molteplici. Un motivo potrebbe essere benissimo che in uno stabilimento con dei macchinari in funzione, qualora venga un blackout al rientro della rete, tutti i macchinari non rientrino in funzione automaticamente e quindi in questo modo si evita una corrente di in-rush, cioè di inserzione alta allo spunto. Un altro motivo molto più importante è per ragioni di sicurezza, perché supponiamo appunto che c'è un blackout e c'è un macchinario e vicino al macchinario c'è un operatore, al rientro della tensione di rete il macchinario non rientra in funzione automaticamente, quindi non rischi di sorprendere l'operatore che in quel momento magari era distratto. Una volta che il circuito sia arrestato perché avviene uno scatto termico o perché un fine corsa ha arrestato l'utenza o per un intervento di emergenza, il circuito non deve ripartire a meno che l'operatore sia sicuro che il macchinario possa ripartire senza pericolo. Ad esempio, alimento l'utenza, poi per qualche ragione qualcuno va a premere un pulsante di arresto di emergenza per un sopraggiunto pericolo, nel momento in cui poi si va a ripristinare il pulsante di emergenza, il circuito non riparte. E quindi, in questo modo, solo se il pericolo è scampato, poi l'utente può far ripartire il dispositivo. Contrariamente, invece, non adottando come soluzione circuitale l'autoritenuta, alimentando il relè attraverso un interruttore e
qualora sopraggiungesse un pericolo, venisse premuto il tasto di emergenza, il circuito si arresterebbe, ma il circuito ripartirebbe una volta ripristinato il pulsante. E questo non è ammissibile per quanto riguarda la sicurezza. Una nota importante: mi raccomando, il cavo che andrà al contatto di autoritenuta sempre a valle del pulsante di arresto, perché in caso di errore, ovvero in caso lo inseriate a monte, una volta excitato il relè non si disecciterà più. Un saluto a tutti da Mr. Volt.